Buongiorno, sono Maurizio Faggi, un insegnante della Europass Italian Language School di Firenze. Oggi vorrei parlarvi di un personaggio molto importante per la letteratura italiana, quello che è chiamato il sommo poeta, il padre della lingua italiana. Vorrei parlarvi dell'Alighieri, per gli amici Dante. Dante per l'Italia, quello che Shakespeare è per gli inglesi, Cervantes per gli spagnoli, Goethe per i tedeschi, ma forse anche qualcosa in più. Dante nasce a Firenze, naturalmente, nel 1265 e muore a Ravenna durante l'esilio dalla sua città natale. Infatti Dante non fu solo un letterato e uno scrittore, ma anche un uomo politico abbastanza importante della città di Firenze in quegli anni. Ma quando in città il partito dei Guelfi Neri andò al potere, condannò a morte Dante, che faceva parte del partito dei Guelfi Bianchi. Per non essere condannato al rogo, Dante passò gli ultimi 20 anni della sua vita viaggiando penosamente in tutta Italia. Tanto da far dire: tu proverai sì quanto sa di sale lo pane altrui. Il pane a Firenze si faceva senza sale, come oggi del resto, buonissimo, mentre nel resto d'Italia il pane si salava. Dunque il pane mangiato da Dante in esilio aveva un sapore troppo salato, quasi amaro, come il suo star lontano dalla sua amata città di Firenze. Morì a Ravenna nel 1321, dove ancora si trova oggi il suo corpo. La tomba di Dante che vediamo dentro la chiesa di Santa Croce in realtà è un cenotafio, ovvero una tomba vuota, senza il corpo di Dante dentro. È in realtà solo un monumento celebrativo al grande poeta. Anche piuttosto kitsch, direi. Ma la grandezza di Dante è data soprattutto dalla sua opera letteraria e soprattutto dal suo poema più famoso, la Divina Commedia. Nella letteratura italiana c'è un prima Divina Commedia e un dopo Divina Commedia. E dopo la Divina Commedia tutto cambiò. La Divina Commedia ebbe un successo incredibile nel XIV secolo. Fu un vero bestseller. La commedia parlava di un viaggio immaginario fatto da Dante stesso nell'oltretomba, nell'aldilà. L'oltretomba, l'aldilà, era quello che gli inglesi chiamano afterlife, durante il quale incontrava i più importanti personaggi della storia e della sua epoca. Un viaggio diviso in 3 luoghi diversi dell'oltretomba. L'inferno, dove peccatori scontavano le loro pene in eterno. Il purgatorio, dove piccoli peccatori attendevano il tempo di entrare in paradiso, dove Dante incontrò la sua amatissima Beatrice. In qualche modo Dante inventa quello che sarà l'immaginario collettivo dell'aldilà in Occidente. Geniale. Dante in questo poema parla degli aspetti più scottanti della società della sua epoca. Parla di politica, di religione, di filosofia, di economia. E fu letto da moltissime persone in tutta Italia. Ma la grandezza della Divina Commedia non fu solo nei contenuti, ma soprattutto nella forma. Per la bellissima qualità della poetica, per le sue rime straordinarie, ma soprattutto perché Dante fece qualcosa di assolutamente rivoluzionario.
Dante scrisse la Divina Commedia in volgare fiorentino. Che significa volgare? L'Italia, fra 1200 e 1300, era una nazione divisa in tante piccole città-stato ed in ognuna di queste città si parlava un dialetto diverso, quello che appunto venivano chiamate lingue volgari. Ma quando si scriveva, in realtà si scriveva sempre in latino. Volgare si scrivevano solo piccole cose di poca importanza. Ma Dante cambia completamente le regole del gioco. Scrive un'opera di così grande portata, non in latino, ma in volgare fiorentino. La cosa piacque moltissimo. Dante rivoluziona la letteratura e da quel momento tutti gli scrittori più attenti alle novità, come Petrarca e come Boccaccio, cominceranno a scrivere nel dialetto di Firenze, nel volgare fiorentino, che diventerà il dialetto più popolare d'Italia, il più famoso, il più prestigioso, tanto che nel resto dell'Italia parlare fiorentino era considerato di grande raffinatezza. Per questo nel 1861 l'Italia diventa una nazione unita e si deve scegliere l'unica lingua nazionale. Naturalmente la scelta cade sulla lingua del sommo poeta, sulla lingua di Dante. Il fiorentino parlato e scritto da Dante diventa così la base dell'italiano moderno, della nostra lingua nazionale, quella lingua che tutti oggi voi volete parlare. Vi sembra poco? Un altro motivo per decidere di studiare l'italiano, un altro motivo per decidere di venire a Firenze. Cosa aspettate a studiare la lingua di Dante? Spero di avervi interessato e vi aspetto qui al più presto.